Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme delle bellissime e squisite zeppole di San Giuseppe con patate. Questa è la nuova versione delle zeppole che ho elaborato personalmente per rendere il dolce più soffice e soprattutto più digeribile. Quindi vi invito a seguire il video, a iscrivervi al canale e a cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. Iniziamo con lo sciogliere il lievito con il latte che io ho portato a una temperatura di 27 gradi. Cominciamo a sciogliere. Mi raccomando però, usate sempre un termometro da cucina per vedere la temperatura del latte, perché bastano 2-3 gradi in più per poi ammazzare praticamente il lievito e quindi le zeppole non lievitano. Quindi la temperatura ideale è tra i 24-25 gradi a un massimo di 27, ok? Ok, sciolto il lievito lo metto un po' da parte. Sulla spianatoia metto la farina, formo una fontana, fatela abbastanza larga, ok. Fatto ciò, con uno schiacciapatate, scusate se il mio schiacciapatate cigola, ma il mio schiacciapatate ha 40 anni. Patate che ho bollito e intiepidito, vedete non sono fredde, sono tiepide, quindi vado a schiacciare all'interno della fontana. Alle patate aggiungo lo zucchero e comincio a mescolare. Quindi lo faccio sciogliere, vedete? Aggiungo le uova, gli do una sbattuta e continuo a mescolare. Alle uova aggiungo il burro fuso, il lievito precedentemente sciolto nel latte, continuo ad amalgamare e unisco anche il bicchierino di rum. E continuo ad amalgamare bene. Amalgamato tutti gli ingredienti, comincio a tirare la farina piano piano, con delicatezza, non facciamo sbordare altrimenti è un macello, e assorbiamo piano piano. Quando l'impasto comincia a prendere corpo, aggiungo il pizzico di sale e mescolo ancora. Elimino la forchetta e prendo un tarocco. L'impasto si è formato e adesso con le mani andiamo a lavorare.
Come avete notato, io durante la lavorazione ho aggiunto un altro po' di farina. Questo dipende da vari fattori, può dipendere soprattutto dalle patate, perché le patate meno amidose contengono più acqua, quindi rilasciano più liquido. Oppure dalla grandezza delle uova, anche questo è un fattore importante. Non dobbiamo fare altro che aggiungere un po' di farina nella lavorazione fino a che il panetto non si attacca alle mani, ok? Quindi significa che è perfetto, deve essere morbido ma non deve appiccicare le mani, ok? Il nostro panetto adesso risulta, diamogli una piccola piega così, ok? Lo pirliamo e il panetto è pronto. Copro con una ciotola il panetto e iniziamo la prima lievitazione. A più tardi. Il panetto è lievitato per un'ora ed ora andiamo a tagliare dei pezzi da circa 80 grammi, ok? E formiamo le zeppole. Andiamo a spezzare l'impasto. Noi ci aiutiamo naturalmente sempre con un po' di farina, magari tra le mani, per non far attaccare. Quindi che facciamo? Andiamo a pesare i nostri pezzi. Ok, anche 82 o qualcosa in meno va bene lo stesso, ok? Andiamo a formare un cilindro. Aiutiamoci sempre un po' con un po' di farina perché sono morbide, quindi andiamo a stendere. Ed ecco qui la nostra zeppola. Prendiamo e adagiamola su un vassoio, allarghiamo un po' il foro, ok. A questo punto non ci resta che coprirle con un canovaccio e lasciarle lievitare fino a che non raddoppiano di volume. Naturalmente il tempo di lievitazione dipende anche dalla temperatura dell'ambiente, quindi se abbiamo un ambiente un po' più caldo le zeppole lieviteranno prima, se è un po' più freddo bisogna attendere un po', ok? A dopo, a più tardi. Sono trascorse 2 ore e le nostre zeppole sono lievitate. Adesso andiamo a friggerle. Con delle forbici vado a ritagliare la carta da forno intorno alla zeppola. Questo serve per evitare che si possano sgonfiare nel prenderle, perché sono molto morbide. Quindi facciamo così. Ho messo dell'olio abbondante in una padella dal bordo alto e porto la temperatura con un termometro a 165 gradi. Mi raccomando, non di più, perché le zeppole si devono cuocere bene all'interno e non si devono bruciare. Vedete, siamo a 60, 62, stiamo arrivando alla temperatura. Ok. Prendiamo la prima zeppola, abbasso leggermente la fiamma e la metto dentro con tutta la carta, vedete? Come vedete, piano piano la carta poi si staccherà da sola. Ed ecco qua.
appena tolte dall'olio le dobbiamo passare subito nello zucchero, altrimenti se si raffreddano lo zucchero non si attacca più, quindi andiamo a fare così. Ed ecco qua com'è bella. Vi do un consiglio: mettete poco zucchero nel piatto perché lo zucchero si impregna di olio e man mano che noi cuociamo le zeppole e le ripassiamo nello zucchero, un po' alla volta lo zucchero non si attacca più alla zeppola, quindi ogni 2-3 passaggi aggiungeremo un po' di zucchero fresco, così avremo sempre una bella inzuccheratura della zeppola. Un piccolo chiarimento sulla temperatura dell'olio. Io ho detto 165 gradi, ma quello è il tetto massimo, quindi cercate di tenervi un po' più bassi, intorno ai 160, perché è proprio perfetto. Poi, se voi vedete che magari l'olio, cioè tenendo la fiamma bassa, ugualmente la temperatura aumenta, ogni tanto potete spegnere il gas e quindi far abbassare la temperatura. Infatti vedete come si cuociono bene, sono belle dorate, vedete? Non sono bruciate e sono cotte all'interno, anche perché sono belle grandi queste, quindi adesso le andiamo a togliere e a inzuccherare. Amici e amiche mie carissime, le nostre zeppole di San Giuseppe sono pronte per essere gustate. Io spero che questa ricetta sia di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. Vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.